Benvenuti nel video dedicato alla costruzione della paramontura del collo a scialle. Vi invito a guardare prima il video dal titolo Come aggiungere collo a scialle. In quel video ero arrivata fin qui. Ora, per creare la mia paramontura, vado a selezionare la parte che mi interessa ed è il davanti collo a scialle. Lo seleziono e vado a cliccare paramonture. Mi si apre questa pagina, alla mia destra ho la finestra grafica e alla mia sinistra ho le impostazioni per realizzare il mio collo. Parte a cui applicare paramontura. Mi indica che è il davanti collo a scialle ed è la parte che io avevo selezionato in gestione parti. Fase di lavorazione, correzioni. Lascio. Disponi il taglio della paramontura sulla parte selezionata. Posiziona primo punto, posiziona ultimo punto. Qui io devo selezionare la linea che mi interessa per applicare il primo punto e qui la linea per il secondo punto, quindi l'inizio e la fine della paramontura. In questo caso la paramontura io voglio che inizi nella linea HI, fa tutto il contorno e arrivi alla linea CD. Quindi vado a selezionare la linea HI dove posizionare il primo punto e vado a selezionare la linea CD dove voglio che venga posizionato il secondo punto. Ora controllo se si trovano nella posizione che desidero io, quindi alla distanza o da I o da H che desidero. Per verificare questo vado qui, il primo punto mi dice che la distanza da H sono 7 cm, la distanza da I sono 7 cm. Nella maggior parte dei casi il programma vi posizionerà il primo punto a metà della linea. Infatti anche in questo caso è perfettamente a metà. Decido che voglio che il primo punto rispetto alla lettera I si trovi invece che 7 cm ad 8 cm. Quindi mi sposto in senso antiorario, perciò devo cliccare sul meno. Ecco qui che la distanza da I è diventata di 8 centimetri. Verifico se il secondo punto si trova nella posizione che desidero io. Mi indica che si trova a 6,1 centimetri da C e dalla lettera D sempre a 6,1. Decido che voglio, rispetto alla lettera C, che si trovi a 6 centimetri, quindi devo togliere questo millimetro, perciò devo farlo spostare anche questo in senso antiorario, perciò vado a cliccare sul meno. Ecco qui che ho ottenuto i miei 6 centimetri. Ora vado a cliccare su aggiungi una nuova paramontura. Mi si aprono queste varie possibilità. Seleziono nuova paramontura con taglio senza punti intermedi. Seleziono ed ecco qua la mia paramontura creata. Vedo il mio primo punto, il T1, e il secondo punto T2. Mi ha costruito una retta, un segmento. Qui mi viene indicato il tipo di curva. Infatti mi indica che è un segmento. Io però lo voglio modificare. Vado a cliccare sulla freccetta e seleziono curva a 2 punti. E mi si aprono anche queste due finestrelle, la tangenza su T1 e la tangenza su T2. Vi ricordo che
la curva a 2 punti è definita solo dai suoi estremi e dalle condizioni di tangenza ad esse applicate. In questo caso mi dice che non è applicato niente e non è applicato niente. Vado a cliccare sulla freccetta sul punto T1 e clicco angolo manuale. Faccio la stessa cosa su tangenza T2, clicco angolo manuale. Per me questo angolo è molto importante. Voglio che i gradi siano vicino ai 90 gradi, in modo che mi formi un angolo retto. Quindi vado a cliccare su tangenza su T1, sull'angolo, sul più. Ok, 90. Ok, un 90 e 58 mi va bene. Vado anche a cliccare sul peso perché voglio aumentare il peso. Vi ricordo che maggiore è il valore del peso e più ampio sarà la sua parte di curva modificata da questa condizione di tangenza. Okay. Vedete la linea tratteggiata che aumenta e la curva che aumenta. Ok. Poi vado a modificare anche l'angolo di T2, in questo caso clicco sul meno, ok, e vado anche a cliccare sul peso, il più, vado a diminuire il peso di T1 e vado a aumentare un po' il peso, ok. Avete notato che la paramontura che prima era in verde adesso è diventata grigia perché non è più attiva. Tutte le volte che io faccio una modifica, devo poi andare a cliccare su applica modifiche alla paramontura selezionata in lista. Ok. Allora mi si crea la paramontura. Vado a controllare. Quando decido che mi va bene, che è tutto a posto, clicco su conferma. Conferma mi porta a gestione parti e nella struttura ad albero trovo anche davanti collo ascialle paramontura. Ecco qua la mia paramontura del davanti. Decido che voglio fare anche la paramontura al dietro. Clicco la parte che mi interessa, vado a cliccare paramonture e faccio la stessa identica cosa. Devo scegliere le linee dove mettere il primo punto e il secondo punto. Il primo punto voglio che si trovi sulla linea IA e il secondo punto BC. Allora, il primo punto clicco freccetta e vado su IA e il secondo è già nella posizione che desidero. Ora controllo se si trovano alle distanze che desidero io. Allora voglio che dal punto A sia a 6 centimetri. Adesso mi indica che sono 20,6, perciò vado a cliccare sul più perché vado in senso orario. Quindi se faccio shift va il doppio, quindi 6 centimetri. E anche il secondo punto voglio che si trovi dal punto B a 6 centimetri, così uguale al davanti. E vedo che c'è anche qui 1 millimetro in più. Lo tolgo con il meno. Ecco qua. Clicco aggiungi una nuova paramontura, anche in questo caso vado a cliccare nuova paramontura con taglio senza punti intermedi. Cosa vuol dire senza punti intermedi? Vuol dire che dal T1 al T2 non ci sono altri punti e mi propone all'inizio un segmento. Anche in questo caso vado a modificarlo. Non tengo tipo di curva segmento, ma
curva a 2 punti. Anche qui vado a cliccare angolo manuale e vado a modificare come voglio che mi diventi la mia paramontura. Allora sul T1 vado a cliccare sull'angolo meno perché va in senso antiorario e qui vorrei che si avvicinasse il più possibile ai 90 gradi. E anche il T2 vado a modificare cliccando sul più. Poi lavoro con i pesi. Nel T1 diamo più peso. Tanto ho visto che dando peso mi si è modificato anche l'angolo. Quindi vado con un più. Ok, perfetto, 90 gradi. E sul T2 aumento il peso. Quando decido che la paramontura mi sembra corretta, clicco applica modifiche alla paramontura selezionata in lista ed ecco qua che è diventata verde e sono state applicate le impostazioni. Conferma e nella mia struttura d'albero è comparsa anche la paramontura del dietro. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!